tema di questa settimana è il miglior modo di adorare. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Nel capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, la Samaritana chiede a Gesù qual è il luogo migliore per l'adorazione. La domanda può venire ampliata per includerne altre, come qual è la chiesa migliore, qual è la migliore religione. È importante recarsi in pellegrinaggio ai luoghi sacri? Qual è il miglior rituale? Qual è il mantra o la preghiera migliore? Gesù diede un taglio netto a tutte queste domande con la sua risposta. È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e in verità. Non voleva dire che considerazioni relative a luogo, chiesa, rituale e simili fossero irrilevanti. Ogni persona dovrebbe trovare le pratiche e le osservanze religiose compatibili con la sua natura, il che vuol dire con le sue vibrazioni. Il sentiero naturale non è lo stesso per tutti. Dio ha mandato diverse religioni nel mondo per soddisfare le diverse esigenze umane. In ogni caso, considerando che lo scopo è quello di trovare Dio, ciò di cui tutti dovrebbero preoccuparsi è includere nella propria adorazione una comunione quotidiana e interiore con il Signore. Dio è silenzio, deve quindi essere percepito nel silenzio interiore. Dio è amore, assoluto, deve quindi essere percepito nel silenzio dell'amore. Dio è spirito e perciò immateriale, deve essere percepito soprattutto nella pace espansiva della profonda meditazione. È per questo che la Bhagavad Gita afferma nel 6° capitolo che egli sieda in un luogo ritirato, in meditazione costante e solitaria, i pensieri controllati, abbandonata ogni passione, libero da ogni bramosia di possesso. Ovunque tu sia, qualunque siano le tue credenze e le tue pratiche esteriori, cerca Dio nel silenzio della tua anima. Così attraverso la Sacra Scrittura Dio ha parlato all'umanità. Om, Om, Om. Good morning, everyone. I'd like to welcome you all. Benvenuto tutti. Especially those at home tuning in now. We'd like to read first from Whispers from Eternity. You can say all that in Italiano. L'uccello dell'onnipresenza è stato liberato dalla sua gabbia. La porta aperta della meditazione ha liberato dalla gabbia l'uccello dell'onnipresenza. Esso ha battuto le ali, poi le ha spiegate ed è volato in alto e lontano verso spazi infiniti. Il suo canto gioioso ha recato sollievo a ogni creatura arsa dall'infelicità. Ahimè, non essendo abituato alla sua ritrovata libertà, l'uccello che già volava alto nel cielo si è ricordato della piccola gabbia che l'aveva racchiuso in vecchi modi di essere. Così è tornato indietro. È saltato dentro e ha ripiegato le ali, nascondendosi ancora una volta, in salvo, così ha pensato, con la sua illusoria sicurezza. O uccello dell'eternità, fatti coraggio, fuggi per sempre da quella piccola prigione di sicurezza immaginaria e librati in alto fino alla tua casa senza sbarre in ogni cosa. Good morning, everyone. I'll say it again. I want to begin by apologizing
for the chant. I mistakenly thought it was translated into Italian, but it isn't, and so I apologize to most of you who are Italian. We were saying in English. Vorrei chiedere scusa a quelli che non capiscono l'inglese. Il canto che abbiamo cantato pensavo fosse anche in italiano, è stato tradotto, ma non lo era e l'avevo scelto io, quindi mi scuso per questo. There is a translation, but it's not singable yet. C'è una traduzione italiana, ma non è ancora pronta per essere cantata. But the reason I wanted that particular chant was because it describes what happens to us, as does this beautiful reading from Whispers. It describes what happens to us when we commune with God, when we meditate. Però ho scelto questo canto perché, come in questo bellissimo sussurro del maestro, descrive ciò che succede con noi quando cerchiamo la comunione con Dio nella meditazione. And night and day we're in your joy. We won't have to fear anything anymore. These are eternal promises from God. Sono promesse eterne di Dio di essere giorno e notte nella tua gioia, di non dover aver paura più di nulla. So meditation is a profound foundation of most spiritual paths. E così la meditazione effettivamente è un fondamento profondo della maggioranza dei sentieri spirituali. And even if it isn't officially a part of a spiritual path, a devotee will begin meditating. E anche se c'è un sentiero spirituale dove non fa parte ufficialmente della disciplina, un devoto in modo naturale prima o poi si trova che sta meditando. Many years ago, I began my spiritual search, and especially into the Indian teachings via Hatha Yoga. Io molti anni fa cominciai la mia ricerca spirituale attraverso gli insegnamenti indiani e a cominciare da Hatha Yoga. And I did it religiously, I did it every day. E lo facevo veramente religiosamente, cioè ogni giorno. And as I became more practiced, let's say. E come diventavo più bravo, più esperta, I would do it slower. Lo facevo più lentamente. And at the end of my practice, I would sit. I didn't call it meditation, but I would sit for half an hour, just quietly sitting in the space created by the yoga postures. E dopo la pratica io mi mettevo seduto silenziosamente senza chiamarlo meditazione, per una mezz'ora nello spazio di silenzio creata dalla pratica delle posizioni. It is a natural outcome of becoming interiorized. Perché questo era la meditazione era il risultato naturale di questo processo di interiorizzazione dell'energia. And this is why we come to the concept, and in the Indian teachings, the reality of the physical plane as Maya or illusion. Ecco come arriviamo attraverso il concetto, arriviamo al concetto della filosofia indiana di Maya, illusion, cioè illusione cosmica. Because Maya draws us out to it, to the world around us. Perché Maya ci tira fuori dal nostro centro, verso il mondo intorno a noi. And within us is a deep, deep pull toward being inward and with God in spirit. Mentre dentro di noi profondamente c'è questa attrazione di andare dentro verso il nostro centro, verso Dio, verso lo Spirito. Constantly, when you read Master's teachings, constantly we are told, meditate. Essentially, meditate all the time. Se leggiamo gli scritti del Maestro c'è questo richiamo continuo di meditare, essenzialmente di meditare sempre. Why is it so important? If we don't meditate, we will be constantly in delusion, in illusion.
Perché è così importante? Perché se non meditiamo ci troveremo costantemente nell'illusione. Master said that when we find ourselves reluctant to meditate, even if it's only a tiny bit, E il maestro dice, ogni volta che sentiamo anche una pur piccola resistenza verso la meditazione, una riluttanza, it's because the ego doesn't like to meditate. è perché semplicemente perché all'ego non piace meditare, But the soul loves to meditate. mentre l'anima invece adora meditare. So we have to allow the soul its time to interiorize. E così dobbiamo permettere all'anima di prendere tempo per questa interiorizzazione And do anything that helps us to do that. e fare tutto ciò che ci aiuta in questo compito. I remember Swamiji saying that he asked a group in Australia because somebody mentioned that please don't say the word God. It gives me chills. Una volta, bad ones, not good ones. una volta Swami Kriyananda doveva fare un discorso pubblico in Australia e gli avevano all'inizio avvisato di non usare la parola Dio perché quello mi dà i brividi in senso negativo. So he said, well, tell me then, to the group, tell me then where are you when you feel expanded and outside of yourself? Where, in what state, in what place, what can we call that for you to make you feel happy? So we don't use the word God. Allora ha invitato il gruppo a dare un nome allo stato in cui si trovano quando la coscienza si espande, senza chiamarlo Dio, visto che non gli piace quella parola. And most of the people there said in nature. E la maggior parte delle persone dicevano, allora io mi trovo nella natura. And so Swami said, what do you feel what are you talking about in nature? What do you feel? E di che cosa stai parlando? Cosa provi quando sei nella natura? An awareness beyond my normal awareness. Una coscienza che oltrepassa la coscienza normale. Possibly the presence of another awareness beyond me. Forse la presenza di una consapevolezza oltre quella mia. And there's a sense of reaching for that. E un senso di anelare a arrivare a quella consapevolezza. And Swamiji said, I'm just wondering what the problem is here. Everybody keeps fussing. Can you not hear me? Is it? Okay. Oh, sorry. It's like, okay, what am I doing wrong? So, Swamiji said, that is what you can call God. You don't have to call it God, but that's what it is. Allora, whatever expands you creates a sense of expansion and unity. Qualunque cosa crei in te un senso di espansione, di unione, disse Swami, quello lo potresti chiamare Dio, non devi, ma lo potresti chiamare Dio. And so it is essential for the spiritual life to continue to have that continual, constant, inner awareness of God's presence, even if it's only imaginary. E quindi è essenziale proprio per l'anima, per noi nella nostra vita, di cercare sempre questa dimensione di consapevolezza interiore, anche se è soltanto immaginaria. And what I mean by that, because of course we don't just want to imagine God. E quello che intendo dire, perché naturalmente non vogliamo soltanto immaginarci Dio, The sense that if we imagine we're already close to God, it slowly becomes true, because it is true. It is true. È questo nel senso che se noi immaginiamo costantemente di essere vicino a Dio, ci avviciniamo sempre di più a Dio, Dio viene più vicino a noi, perché questo è alla fine la verità, Dio è vicino a noi. And we have to use the ego, the only instrument we have, to get to the soul, to get to God. It has to be the instrument. E l'ego, essendo l'unico strumento che abbiamo, lo vogliamo usare per arrivare a Dio, a questo scopo, questa meta. So
The imagination is, let me tell a story of Teresa of Avila. She talked about when she was a very young nun. Una volta Teresa di Avila raccontava la storia di quando era una suora all'inizio della sua vocazione, molto giovane. That she would peek at the other nuns when they were essentially meditating, when they were at their prayers in the church. E ogni tanto di nascosta osservava le altre suore mentre svolgevano le loro pratiche nella cappella. And so in peeking, she's very young, they are older and have been there longer. She notices that some are weeping at their devotions. They're so moved and touched. E lei era giovane, le altre suore erano più vecchie e osservandole bene notò che alcune di loro per pura devozione piangevano, notava le loro lacrime. And she said she was jealous of that. E poi condivide di esserne stata anche invidiosa, gelosa. And she wanted to also feel the same. She said, I think of God, I meditate on God, and my heart's like a stone. Nothing happens. E lei voleva anche arrivare a questo stato. Dice, ma anch'io amo, cioè penso a Dio, medito su Dio, ma il mio cuore è come una pietra, non succede niente. Now that might sound familiar to some of you. E per alcuni di voi questo può suonare anche familiare, conosciuto. Or all of us sometimes. O forse tutti noi ogni tanto. But she didn't stop there. Ma lei comunque non si è fermata lì. She Teresa. decided she was going to imagine Christ with her when she was praying and meditating. Decise di immaginarsi Cristo sempre vicino a lei ogni volta che meditava o pregava. She said, I imagined he was standing beside me while I was kneeling at prayer. Lo immaginavo stando accanto a me mentre io mi inginocchiavo nella preghiera. And she said, over time, I felt him with me. E disse, a un certo punto sentivo che c'era veramente con me. And over more time, I saw him. E passato with me. altro tempo, dice, lo vidi me. This is the point of saying imagination. E questo è il punto quando usiamo il termine, parliamo di immaginazione. It's no different from walking into a yoga class where you might feel agitated, disturbed, you've had a heavy day or a hard day. You don't go in jumping up and down. You try to tune into the energy that is happening. And slowly, slowly, you do enter into the energy happening. Perché immaginati che entri in una lezione di yoga e sei tutta agitata, stressata, hai avuto una giornata difficile e lì l'energia è molto tranquilla. Tu quello che cerchi di fare poi è di entrare in quella energia tranquilla per fare la tua lezione. And the same with meditation. E così anche con la meditazione. Practice it with peace. Practice it with joyful anticipation. Pratica la meditazione con un senso di pace, di attesa gioiosa. That you will commune with God today. L'aspettativa gioiosa che oggi entrerai in comunione con Dio. And from there take God with you into everything you do. E da quella comunione introduci Dio in tutto quello che fai. In the Indian teachings, they talk about levels of depth of meditation, samadhis, if you will. Negli insegnamenti indiani parlano di vari strati, livelli di profondità della meditazione, potresti anche chiamarli livelli di samadhi. And a lower samadhi, which is hard to put those two words together, but for the purposes of communication, lower samadhis. E quindi parliamo un po' strano parlare in questo modo della parola samadhi, ma i samadhi inferiori. There is you go into samadhi, but then you come out. Hanno come caratteristica che entri in quello stato, ma poi ne esci anche fuori. In the ultimate samadhi, nirvikalpa samadhi, nella più alta forma di samadhi, nirvikalpa samadhi, you stay in samadhi all the time. Rimani in quello stato tutto il tempo. And that's the aim, but we have to practice. We have to work our way there. We have to make the effort to get there. E questa è la meta, ma dobbiamo
praticare, esercitarci, dobbiamo compiere lo sforzo per arrivarci. But the bottom line is we have to practice. Ma comunque la cosa essenziale è che bisogna esercitarsi. I always say in classes on meditation, who thinks they are a good meditator? Or let me put that another way. Who thinks any meditation they do could have been better? A volte quando insegno la meditazione, durante la lezione, chiedo al gruppo chi di voi pensa che la vostra meditazione sarebbe potuta andare meglio. And that thought, if people think I am not a good meditator or I never can go as deep as I want. E questo stesso pensiero di non essere bravo nella meditazione, di non poter mai raggiungere la profondità che uno vorrebbe. Or I happen to have a really, really active mind. Oppure, guarda, ho una mente veramente attiva, abitudinariamente attiva. Sorry. All of these things apply to everyone at different times. Tutte queste osservazioni valgono per tutte le persone in vari momenti diversi. But all of us have to practice. Ma ognuno di noi deve comunque praticare. If we don't practice, nothing happens. Se non ci alleniamo, non succederà mai niente. Maya stays a hold of us. Maya ci tiene nelle sue grinfie. So the point here is, the absolute fundamental point is, we must keep our date with God. La cosa quindi più fondamentale, o fondamentale in assoluto, è che dobbiamo mantenere il nostro appuntamento con Dio. That we never stand God up. I don't know how you say that in English. I don't know either. Stand someone up means you don't show up. Ah, ok, quindi devi presentarti all'appuntamento, non devi mai dare buco. We can't do that. It's not. Master and Swamiji, they both talk about how we have to create the habit of meditation so we never miss it. Even if it's only 5-10 minutes, you never miss it. Bisogna creare l'abitudine della meditazione, anche solo 5 minuti, senza mai saltarla. The reason being that we want to have that habit in our lives as much as we possibly can. Per il semplice motivo che noi vogliamo creare questa abitudine nella nostra vita nel miglior modo possibile. All the beautiful things that were said in the whispers and in the chant that we did, no fear, night and day in joy, that when you have God, everything else is less important for you. Tutte le belle cose che abbiamo cantato e nel sussurro anche, no? Notte di nella tua gioia, eccetera. Quando una volta che tu possiedi Dio, questo diventa più importante di qualsiasi altra cosa nella tua vita. And none of that can happen if we don't meditate. E questo non si realizzerà mai se non meditiamo. So thinking of a life in meditation, così pensando a una vita con meditazione, find a way to make it work in your life for you. Trova un modo per integrare la meditazione, farla funzionare nel tuo modo, nella tua vita specificatamente. If you're a morning person, if you're a night person, if you work weird hours, find a way to make it work. Se tu sei più attiva la mattina, più di notte, oppure hai dei turni strani, trova il tuo modo per farlo funzionare. Yogananda said that prayer is talking to God. Yogananda diceva la preghiera è parlare con Dio. And meditation is listening to God. E la meditazione è ascoltare Dio. And Master said the most important part of meditation is after you have practiced your techniques. E il maestro disse anche la parte più importante della meditazione è quando
hai finito di praticare le tecniche, is to sit in the silence, his words, Master's words. rimanere seduto nelle parole del Maestro, rimanere seduto nel silenzio. That's where we commune. È lì che avviene la comunione. That's where we try to tune in to the presence of God. È allora che cerchiamo di sintonizzarci con la presenza di Dio. I'm preaching to the choir here because here we are at Ananda where everybody meditates, but it's always good to hear these things over and over again. Siamo ad Ananda dove tutti meditiamo, ma in ogni caso è sempre bene sentire queste cose, sempre ripetersi queste cose. Because egos, minds, lives, they're all challenging for everyone. Perché l'ego, the mind, you said? I said the ego, the mind, and what else did I say? Life. They're life, challenging. life, ok, quindi tutti abbiamo le sfide che riguardano l'ego, la mente, la nostra vita stessa. So everyone has to deal with the same things, but people find God, and they find God through inner communion. Tutti dobbiamo affrontare le stesse cose, ma They find God through inner communion. alla fine quelli che riescono trovano Dio attraverso la comunione interiore. So the point is that we make it work in my life, in your life, for you, however your life is. E quindi il punto fondamentale è farlo funzionare nella tua vita, non importa come sia fatta la tua vita. It's also important if we find our inspiration is not high, is quite low, for instance, A for an volte, example. per esempio, capita che la nostra ispirazione non è alta. Find the things that remind you again of the inner life. We have lots of reminders about the outer life. We don't need help with those. Trova allora delle cose che ti fanno ricordare di nuovo le bellezze della vita interiore. Tutto intorno a noi ci ricorda la vita esteriore, di quello non abbiamo bisogno di promemoria, ma per la vita interiore sì. We need that help. And so what is it that inspires you? What is it that reminds you? What is it that encourages you to go back inside? Abbiamo bisogno di quell'aiuto, quindi chiediti che cos'è quello che ti ricorda, che ti incoraggia ad andare, che ti ispiri a rientrare dentro. It's not enough just to talk about it. It's not enough just to think about it. We have to practice it. Non è sufficiente parlarne soltanto o pensarci soltanto, bisogna praticare. I want to read you something. May I have you? Master wrote a poem called Samadhi. Il maestro ha scritto una poesia che si chiama Samadhi. And he wrote this describing the state of cosmic consciousness. E scrivendo questo cercava di descrivere lo stato della coscienza cosmica. And it's from a master's viewpoint. It's not from our viewpoint, it's from a master's viewpoint of cosmic consciousness, of oneness with God. Quindi è il punto di vista di un maestro che descrive questa coscienza cosmica o la coscienza di Dio. And I'm not going to read the whole thing, it's a couple of pages and some, but I do want to read pieces. Vorrei leggerlo ne alcuni passi, non tutto perché è molto lungo. So, Samadhi. Vanished the veils of light and shade. Svaniti di luce ed ombra i veli. Lifted every vapor of sorrow. Sollevata ogni nebbia di dolore. Sailed away all dawns of fleeting joy. Dileguata ogni alba di effimera gioia. Gone the dim sensory mirage. Scomparso dai sensi l'incerto miraggio. Love, hate, health, disease, life, death. Perished these false shadows on the screen of duality. Amore, odio, salute, malattia, vita, morte, perirono queste false ombre sullo schermo della dualità. Waves of laughter, sillars of sarcasm, melancholic whirlpools, melting
in the vast sea of bliss. Onde di risa, sciglie di sarcasmo, vortici di malinconia si fondono nel vasto oceano della beatitudine. The storm of Maya stilled by magic wand of intuition deep. La tempesta di Maya si è acquietata per l'incanto della profonda intuizione. By deeper, longer, thirsty, guru-given meditation comes this celestial samadhi. Dalla più lunga, più profonda, assetata meditazione, dono del guru, viene questo celestiale samadhi. Mobile murmurs of atoms are heard. Sono i danzanti mormorii degli atomi. The dark earth mountains veils low, molten liquid. L'oscura terra, monti, valli, ecco, son liquido fuso. Flowing seas change into vapors of nebulae. I mari fluenti si mutano in vapori di nebulose. Om blows upon the vapors, opening wondrously their veils. Om soffia sui vapori, squarciando meravigliosamente i loro veli. Oceans stand revealed, shining electrons, E rivela oceani scintillanti elettroni, till at last sound of the cosmic drum, finché all'ultimo tocco del cosmico tamburo vanish the grosser lights into eternal rays of all-pervading bliss. le luci più dense svaniscono nei raggi eterni dell'onnipervadente beatitudine. From joy I came, for joy I live, in sacred joy I melt. Dalla gioia venni, per la gioia vivo, nella sacra gioia mi immergo. Ocean of mind, I drink all creation's waves. Oceano della mente, io bevo tutte le onde della creazione. 4 veils of solid, liquid, vapor, light, lift aright. 4 veli di solido, liquido, vapore e luce si sollevano del tutto. Myself in everything enters the great myself. Io stesso in ogni cosa entro nel grande me stesso. Gone forever fitful flickering shadows of mortal memory. Svanite per sempre le incerte, vacillanti ombre delle memorie mortali. Spotless is my mental sky. Below, ahead, and high above. Immacolato è il mio cielo mentale, sotto, davanti, in alto. Eternity and I, one united ray. L'eternità e io, un solo raggio unito. A tiny bubble of laughter. I am become the sea of mirth itself. Da minuscola bolla di risa son divenuto il mare stesso della gioia. God bless you all, and may you have deep, ever deeper meditations. Dio vi benedica e possiate avere delle meditazioni sempre più profonde.